Secondo voci di corridoio, la Galleria Borghese sarà uno dei primi musei di Roma a riaprire al pubblico. Chissà, forse potremo ricominciare presto a fare delle piccole visite guidate e quindi ho deciso oggi di parlarvi, per la rubrica Capolavoro in 3 minuti, di un'altra opera della galleria che amo molto e che è La verità svelata dal tempo di Gian Lorenzo Bernini. Negli anni 30 del 1600 Gian Lorenzo Bernini è al culmine della sua fama. Grazie alle meravigliose opere che aveva tirato per il Borghese nei suoi 20 anni, si era guadagnato il nome di nuovo Michelangelo, capace di maneggiare il marmo con la facilità della creta, e il grande baldacchino bronzeo di San Pietro ne aveva consacrato l'ambizione e la capacità a livello universale. Ed è per questo che il Papa gli commissiona un'altra opera molto ambiziosa, 2 grandi campanili da aggiungere alla facciata della basilica. Questi campanili erano già previsti nel progetto originario, che era di Carlo Maderno, ma per problemi tecnici legati all'instabilità del terreno su cui poggiavano le fondamenta non erano mai stati realizzati. Il Papa si fida ciecamente di Bernini e Bernini è così ambizioso che, nonostante tutti gli dicano che l'impresa è quasi impossibile, decide comunque di intraprenderla. E in effetti le cose non vanno come dovevano andare. Durante la costruzione delle torri, delle grandi crepe appaiono sulla facciata della basilica e il Papa, molto preoccupato, decide di interrompere immediatamente i lavori e di far demolire quello che era stato già realizzato, addossando per di più i costi della demolizione all'artista stesso, che viene considerato pienamente responsabile del fallimento. Bernini perde il favore del Papa, perde la fiducia dei committenti principali a Roma, ma è convinto di essere vittima delle circostanze, è convinto che la responsabilità dell'accaduto non sia completamente sua e continua a ripetersi: è solo questione di tempo e la verità uscirà fuori. E come solo i grandi artisti sanno fare, decide di trasformare questa sua convinzione in arte. Torna quindi nel suo studio e comincia a buttare giù idee. Disegna questa immagine allegorica in cui un uomo barbuto in volo, raffigurante il tempo, sveste una donna lasciandola completamente nuda. È un'immagine della verità svelata dal tempo. Si mette immediatamente al lavoro sul marmo per dare forma all'idea, quasi fosse una forma di autoterapia artistica che sembra avere degli effetti miracolosi. In pochissimo tempo, infatti, Bernini si riconquista la fiducia del Papa e ottiene una commissione pubblica importantissima, quella per la Fontana dei 4 Fiumi, a Piazza Navona, l'opera che lo riporterà al meritato successo. È costretto però ad abbandonare il lavoro sulla Statua della Verità, alla quale rimarrà però molto affezionato, a tal punto che decide debba rimanere in casa sua per sempre e i suoi eredi dovranno custodirla quasi come un monito su come reagire alle avversità della vita. In città nasce addirittura un detto popolare: l'unico posto dove trovare la verità a Roma è casa del Bernini. Fortunatamente nel 1924 gli eredi rendono la statua pubblica, prestandola alla Galleria Borghese, che in seguito l'acquisterà. E grazie a questo ancora possiamo ammirare quest'opera assolutamente unica di Bernini, la più libera, la più sensuale, la più personale, e l'unica in cui possiamo vedere il processo creativo dell'artista. Il miracolo che avviene quando queste superfici ruvide del marmo, con ancora sopra i segni dello scalpello, diventano all'improvviso lucidissime e riescono a trasmettere il senso di morbidezza della pelle viva. Sembra proprio di vederlo Bernini da solo nel suo studio, che dà forma alla sua visione, con tutta la foga di chi cerca il suo riscatto nel modo più nobile possibile, creando bellezza.